Ciao cari ascoltatori. Oggi impari di nuovo come parlare in italiano di soldi. Ti mostriamo come parlare di soldi in modo sicuro e chiaro. Io darò molti esempi e impareremo le frasi e le parole più importanti. Così tutti imparano passo dopo passo. Sembra ottimo. Molti studenti non sanno come parlare di soldi. È del tutto normale. Il denaro è un argomento molto personale per molte persone. Molti hanno paura di dire qualcosa di sbagliato. Proprio per questo è importante parlarne e conoscere le parole giuste. Perché hai scelto questo tema per oggi? Perché i soldi riguardano tutti. Ogni persona ha bisogno di soldi nella vita quotidiana. Ci servono soldi per l'affitto, il cibo, le bollette e molte altre cose. Che tu lavori, studi o faccia un tirocinio, tutti abbiamo a che fare con i soldi. Se puoi parlare di soldi in italiano, ti senti più sicuro nella vita quotidiana. Bisogna saper parlare di soldi, per esempio al supermercato, in banca o al lavoro. Per questo le parole giuste sono molto importanti. È vero. Senza le parole giuste ci si sente spesso insicuri. Esatto. In italiano ci sono molte espressioni interessanti e utili sul tema denaro che si possono imparare facilmente. E ora una domanda per voi. Per cosa spendete volentieri i vostri soldi? Scrivetelo nei commenti. Preferite comprare cibo, vestiti o tecnologia? Oppure preferite risparmiare i vostri soldi? Potete per esempio scrivere risparmio soldi ogni mese. Oppure spendo i miei soldi per il cibo. Oppure scrivete in questo momento ho pochi soldi. Oppure cerco di risparmiare. Se non guadagni ancora soldi tuoi, puoi scrivere studio ancora. Oppure ricevo soldi dai miei genitori. Scrivi una frase su di te nei commenti. Allena la scrittura. Così ti sentirai più sicuro quando parli di soldi. Ricordo bene i miei primi mesi da studentessa a Milano. Avevo pochi soldi e dovevo pianificare tutto con attenzione. Oh, racconta di più per favore. Anche i nostri ascoltatori lo conoscono di sicuro. Dovevo stare molto attenta ai miei soldi. Scrivevo tutto e imparavo quanto spendevo per affitto, cibo e altre cose. Ho imparato parole nuove come affitto, bolletta e budget. A casa ripetevo queste parole. Ottimo esempio. Molte persone vivono proprio queste situazioni. Oggi vogliamo rendere più facili proprio queste situazioni. Quali temi tratterai per primi? Il nostro piano ha 4 parti. Per prima cosa parliamo del denaro nella vita quotidiana e delle parole importanti. Poi parliamo di entrate e uscite, cioè di come si guadagna e si spende. Dopo parliamo del risparmio e della pensione. La pensione è il denaro che si riceve da anziani quando non si lavora più. Ok, molto interessante. Ma questi sono solo 4 parti. Cosa facciamo quindi alla fine? Alla fine parleremo degli aspetti difficili del denaro. Per esempio preoccupazioni, debiti o stress a causa dei soldi. Questi sono problemi reali che molte persone in Italia hanno. Parleremo anche di come gestire meglio i soldi ogni giorno e vivere più tranquilli. Sembra chiaro. Sono pronta. Allora iniziamo con la prima parte. Prima impariamo a dire che lavoro fai. Questa frase serve spesso quando parli di lavoro. Esatto. Molti studenti si chiedono come dirlo correttamente in italiano. Una struttura molto semplice e utile è lavoro come cameriere oppure lavoro come commesso. Questa forma si usa molto spesso. Puoi anche dire sono insegnante di professione oppure sono meccanico di professione. Entrambe le forme sono corrette e molto tipiche in italiano.
Puoi usarle bene nella vita quotidiana. Ora sappiamo come parlare del proprio lavoro, ma come chiedi ad altri il loro lavoro? È una domanda molto buona. Ci sono domande semplici e gentili che si usano spesso. Qual è la domanda più importante? La domanda più facile è: che lavoro fai? Questa domanda si sente molto spesso ogni giorno. E se vuoi essere più cortese? Allora puoi dire: che lavoro fa lei? Questa forma si usa per esempio al lavoro o con persone sconosciute. Ci sono altre domande? Sì. Puoi anche chiedere: qual è il tuo lavoro? Oppure: che professione hai? Queste domande sono buone per parlare con colleghi o persone nuove. Spesso dopo arriva la domanda: dove lavori? Esatto, si sente questa domanda molto spesso. Puoi rispondere semplicemente: lavoro in ufficio. Oppure: lavoro in un'azienda. Sono risposte corte e chiare, utili nella vita quotidiana. Se vuoi, puoi rispondere in modo più preciso e dare più informazioni. Per esempio, Per esempio, puoi dire: lavoro in un ristorante in centro. Oppure: lavoro in un'azienda a Roma. Così l'altra persona capisce meglio dove lavori. dopo si chiede spesso cosa fai al lavoro. Giusto? Una domanda tipica è: cosa fai al lavoro? Anche qui puoi rispondere in modo semplice. Puoi dire: lavoro con le persone. Oppure: lavoro al computer. Sono risposte molto generali, ma importanti. Si può anche essere più concreti. Esatto. Puoi dire: aiuto i clienti. Oppure: vendo prodotti. Queste frasi si adattano a molti lavori e sono molto utili. Adesso parliamo dell'orario di lavoro. Sì, è un tema molto importante. Una domanda tipica è: lavori a tempo pieno o part-time? Puoi rispondere semplicemente: lavoro a tempo pieno. Oppure: lavoro part-time. Queste parole si sentono molto spesso al lavoro. Si chiede anche degli orari di lavoro. Esatto. Per esempio con la domanda: quali sono i tuoi orari? Puoi dire: lavoro da lunedì a venerdì. Oppure: lavoro nel fine settimana. Puoi anche combinare le due frasi. E a volte si chiede del team. Giusto. Poi si chiede: lavori da solo o in team? Una possibile risposta è: lavoro in team. Oppure: lavoro da solo. Questa domanda è utile per sapere di più sul lavoro. Queste domande sono molto utili. Sì, aiutano molto nella vita quotidiana. Se eserciti queste domande e risposte, ti senti più sicuro. Puoi dirle ad alta voce o scriverle. Così impari passo dopo passo a parlare del tuo lavoro in italiano con sicurezza. E niente paura degli errori. Esatto. Gli errori fanno parte del processo di apprendimento. La pratica dà sicurezza. Adesso iniziamo con la prima parte. Parliamo dei soldi nella vita quotidiana. È un argomento molto importante, perché ogni giorno usiamo il denaro. A dire la verità, all'inizio in Italia ho avuto alcune situazioni imbarazzanti con i soldi. Oh, sì, anch'io. I soldi nella vita di tutti i giorni erano molto difficili per me all'inizio, soprattutto per la lingua. Proprio così. Ricordo bene la mia prima spesa al supermercato. Volevo pagare, ma non sapevo come chiedere nel modo giusto. La cassiera ha detto qualcosa e io non l'ho capito. Chiedeva contanti o carta? Sì, esatto. Ha chiesto contanti o carta. Sono rimasto lì e non sapevo cosa rispondere. È stato molto imbarazzante per me. Lo capisco. Mi è successa una cosa simile. Avevo contanti, ma non ho capito la domanda e ho semplicemente annuito. Sì, quasi tutti conoscono queste situazioni. Per questo queste parole sono così importanti. Parole chiave sono il denaro,
pagare, il prezzo, caro e economico. All'inizio non sapevo nemmeno come chiedere il prezzo. Esatto. Una frase molto importante è quanto costa. Questa frase serve ogni giorno, per esempio al supermercato, al bar o in un negozio. Prima mostravo spesso solo l'etichetta del prezzo. Anch'io lo facevo. Ma con le parole giuste ti senti molto più sicuro. Ora parliamo di contanti e carta. Anche per me era una novità. Anche per me. In Italia molte persone pagano con la carta, ma a volte servono contanti. I contanti sono banconote e monete. Esatto. Ora parliamo dei soldi per la casa. Per molte persone questo è un tema molto importante. Sì, è vero. I soldi per la casa sono spesso la parte più grande delle spese. Una parola molto importante è affitto. L'affitto è il denaro che paghi ogni mese per la casa. Ricordo bene il mio primo appartamento. Anch'io. All'inizio pensavo che bastasse l'affitto. Poi ho imparato che ci sono anche spese extra. Per me è stata una sorpresa. Anche per me. Le spese extra sono costi in più, per esempio luce, acqua e riscaldamento. Questi costi si aggiungono all'affitto. All'inizio non capivo perché dovevo pagare soldi in più. Esatto. Poi spesso si riceve una bolletta. Una bolletta è un foglio o una email che dice quanto devi pagare. Ero insicura quando ho ricevuto la mia prima bolletta. Succede a molti. Puoi dire ho ricevuto una bolletta oppure devo pagare la bolletta. Queste frasi sono molto importanti nella vita di tutti i giorni. Ora parliamo dei soldi per il cibo. Sì? Il cibo è importante ogni giorno. Molte persone dicono spendo molti soldi per il cibo. Questo vuol dire che paghi tanto per mangiare. All'inizio spendevo davvero tanto per il cibo, perché mangiavo spesso fuori. Lo conosco bene. Più tardi ho imparato a dire cucino a casa. È più economico. Economico significa che qualcosa costa poco. E caro significa che qualcosa costa molto. Esatto. Si sentono molto spesso queste parole. Puoi dire è economico, oppure è caro, o anche è troppo caro per me. L'ho pensato per molto tempo, ma non l'ho detto. Sì, molte persone non osano dirlo. Ma è importante saperlo dire. Ora parliamo del risparmio. Risparmiare è stato davvero difficile per me all'inizio. Anche per me. Risparmiare significa non spendere subito i soldi, ma tenerli per dopo, per esempio per il futuro o per una vacanza. Ho iniziato a scrivere le mie spese. È un metodo molto buono. Le spese sono i soldi che spendi. Se scrivi le spese, hai una visione migliore. Panoramica vuol dire sapere esattamente quanti soldi hai. Esatto. Panoramica vuol dire sapere per cosa spendi e quanto rimane. Questo dà sicurezza. La sicurezza è molto importante quando si parla di soldi. Sì, soprattutto quando vivi in un nuovo paese. Se conosci le parole importanti, hai meno paura e ti senti più sicuro. La lingua aiuta molto nella vita quotidiana. Ora passiamo alla parte successiva. Parliamo di entrate e spese, cioè parliamo di come si guadagna denaro e di come lo si spende. È un tema molto importante perché molti studenti qui si sentono insicuri. Esatto. Per prima cosa spieghiamo la parola entrate. Entrate sono i soldi che ricevi. Di solito si ricevono entrate dal lavoro. Per esempio, tramite lo stipendio. Giusto. Lo stipendio è il denaro che ricevi regolarmente per il tuo lavoro. Molte persone dicono
Ricevo lo stipendio ogni mese. Per me il primo stipendio è stato qualcosa di speciale. Anche per me. Ricordo ancora bene il mio primo stipendio in Italia. Ero orgoglioso, ma anche un po' sorpreso di quanto fosse sparito in fretta. Sì, lo so. All'inizio pensi di avere molti soldi. Esatto. Poi arrivano le spese. Le spese sono il denaro che spendi. Per esempio per affitto, cibo o biglietti. Giusto. Frasi tipiche sono: le mie spese sono alte. Oppure ho molte spese al mese. Ho dovuto prima imparare a capire le mie spese. Succede a molti. Un passo importante è confrontare entrate e spese, così vedi quanti soldi hai davvero. Io ho fatto una lista per questo. È un'idea molto buona. Puoi dire: scrivo le mie spese. Così ottieni una panoramica. Panoramica è una parola molto importante. Esatto. Panoramica vuol dire sapere quanto denaro guadagni e quanto ne spendi. Aiuta molto nella vita quotidiana. Cosa rientra nelle entrate? Nelle entrate rientrano per esempio lo stipendio, un lavoretto extra o soldi dallo Stato. Alcune persone dicono: ho un lavoro extra. Durante l'università avevo un lavoro extra. Esatto. Un lavoro extra è un piccolo lavoro oltre al lavoro principale o agli studi. Il denaro che ne arriva fa parte delle entrate. E cosa rientra nelle spese? Nelle spese ci sono l'affitto, il cibo, il trasporto, le bollette e a volte anche il tempo libero. All'inizio ho speso troppi soldi per il tempo libero. Lo conosco bene. Spesso pensavo: non è così caro. Ma alla fine del mese il denaro era finito. Quella è stata una lezione importante. Sì, per questo è bene parlare delle spese. Puoi dire: spendo molti soldi per il cibo. Oppure: cerco di spendere meno denaro. Ho imparato anche io a dirlo. Un'altra parola importante è pagare. Si paga per esempio l'affitto o una bolletta. All'inizio avevo paura di pagare qualcosa in modo sbagliato. È normale. Puoi dire: devo ancora pagare. Oppure: ho già pagato. Sono frasi semplici ma importanti. Esatto. Ora parliamo di una frase tipica nella vita quotidiana. Alla fine del mese. La si sente spesso. Sì. Molte persone dicono: alla fine del mese ho pochi soldi. Oppure: alla fine del mese devo risparmiare. Lo conosco molto bene. Anch'io. Per questo risparmiare è importante. Ma ne parleremo meglio nella prossima parte. Entrate e spese sono collegate? Esatto. Se le spese sono più alte delle entrate, hai problemi. Allora hai preoccupazioni di denaro. Giusto. Le preoccupazioni di denaro sono pensieri di paura sul denaro. Molte persone lo conoscono. In passato mi sentivo spesso stressata. Anch'io. Mi ha aiutato a essere onesto con me stesso e cambiare le mie spese. Ora parliamo di consigli per risparmiare nella vita di tutti i giorni. Molte persone pensano che risparmiare sia complicato o noioso, ma ho capito che risparmiare dipende spesso da piccole decisioni. Non serve essere ricchi per risparmiare. Serve vivere in modo più consapevole. Sì, sono d'accordo. Prima pensavo che risparmiare volesse dire non concedersi niente, ma non è vero. Oggi risparmiare per me significa capire meglio i miei soldi. Così non resto più sorpresa alla fine del mese. Esatto. Iniziamo con la spesa. È un campo dove molti spendono tanto senza pensarci. Prima compravo spesso senza piano. Entravo nel supermercato e prendevo tutto quello che sembrava buono. Facevo lo stesso, soprattutto quando ero stanca o avevo fame. Allora compravo cose che non mi servivano. Dopo capivo di aver speso troppo.
Quindi un consiglio facile è: non fare la spesa quando hai fame e scrivi prima una lista. Una lista aiuta a restare concentrati. Da quando uso la lista spendo meno. Anch'io faccio così. Scrivo esattamente ciò che mi serve. Se vedo qualcosa in più, mi chiedo, mi serve davvero? Spesso la risposta è no. Un altro punto è confrontare. Molti comprano sempre la stessa marca, ma spesso ci sono prodotti più economici e ugualmente buoni. Confrontare significa guardare i prezzi e decidere con calma. All'inizio non osavo comprare marche economiche, pensavo fossero peggiori, ma spesso non è vero. Oggi provo prodotti nuovi e risparmio. Ora parliamo del cibo. Il cibo è un grande tema per risparmiare. Prima mangiavo spesso al ristorante o ordinavo. Era comodo ma molto caro. Anch'io. Solo dopo ho capito quanti soldi spendevo per mangiare fuori. Quando ho iniziato a cucinare a casa, ho risparmiato molto. Cucinare a casa è più economico e spesso più sano. Un altro consiglio è cucinare per più giorni. Si chiama preparare in anticipo. Così risparmi tempo e denaro. Io cucino spesso la domenica per vari giorni. Poi, in settimana, non devo pensare a cosa mangiare e compro meno cibo all'ultimo momento. Ora un tema sottovalutato: il caffè e le piccole spese. Un caffè fuori costa poco, ma se lo prendi ogni giorno diventa caro. Sono rimasta sorpresa quando ho fatto i conti. Un caffè al giorno sono molti euro a fine mese. Esatto. Ora porto spesso il caffè da casa. È un piccolo passo, ma fa risparmiare molto. Per me è stato un grande cambiamento. All'inizio era strano, ma ora è normale. Ora parliamo dei contratti. I contratti sono per esempio telefono o streaming. Molti pagano per cose che usano poco. È successo anche a me. Avevo abbonamenti dimenticati. Anch'io. Consiglio: controlla i tuoi contratti regolarmente. Puoi dire disdico il contratto oppure cambio operatore. Questo spesso fa risparmiare più di quanto pensi. Un altro consiglio quotidiano è ripara invece di comprare nuovo. Se qualcosa si rompe non serve comprare subito. Ho imparato a riparare piccole cose da sola o a farle riparare. Questo fa risparmiare denaro ed è buono per l'ambiente. Ambiente è una parola importante quando si parla di risparmio. Oggi risparmiare non mi sembra più una rinuncia. Neanche a me. Risparmiare mi dà una buona sensazione, perché controllo i miei soldi. E ogni tanto posso comunque concedermi qualcosa. Esatto. Risparmiare non significa non comprare mai cose belle. Significa decidere in modo consapevole. È un pensiero bello. Alla fine un piccolo esercizio per voi. Pensate alla vostra giornata. Dove potete risparmiare un po' di soldi oggi? Forse nella spesa, nel cibo o nelle piccole spese. Scrivete una frase su questo. Per esempio, faccio la spesa con una lista. Oppure cucino più spesso a casa Passo dopo passo risparmiare diventa più facile. e ci si sente più sicuri. Esatto. Nella prossima parte parleremo dei problemi di denaro e di come discuterne. Adesso arriviamo all'ultimo capitolo. Parliamo dei problemi di denaro nella vita quotidiana. È un tema che quasi tutti conoscono, anche se non piace parlarne. Sì, i problemi di soldi sono molto vicini alla vita di ogni giorno. Per esempio, alla fine del mese. Esatto. Molte persone dicono: alla fine del mese ho pochi soldi. Oppure: i miei soldi non bastano fino alla fine del mese. L'ho pensato spesso, ma non l'ho detto. Succede a molti.
Un problema tipico è una bolletta in attesa, per esempio per luce, internet o telefono. Ricordo una bolletta della luce molto alta. Ero totalmente sorpresa. Anch'io. In quei momenti pensi, come lo pago? Questo crea stress. Lo stress per i soldi pesa molto. Sì. Una frase importante è ho preoccupazioni di denaro, o più semplice, ho pochi soldi adesso. Queste frasi sono sincere e importanti. Esatto. Un altro tema quotidiano sono i debiti. Debiti significa che devi restituire denaro. Per esempio, se paghi una bolletta in ritardo. Esatto. Oppure se hai preso soldi in prestito. Una frase tipica è devo restituire dei soldi. La parola debiti suona molto negativa. Sì, ma i debiti possono capitare. Importante è non voltarsi dall'altra parte. Nella vita quotidiana aiuta a reagire presto. Cosa intendi con questo? Per esempio agire subito quando vedi che i soldi sono pochi. Puoi dire ho bisogno di più tempo per pagare. Prima non avevo il coraggio di farlo. Neanch'io. Ma molte aziende lo capiscono. Puoi telefonare o mandare una email. È buono saperlo. Un altro tema molto quotidiano è lo shopping. Sei in un negozio e pensi lo compro o no? Lo conosco bene. In questi momenti aiuta un pensiero semplice. Mi serve davvero? O posso rinunciarci? Rinunciare significa non comprare qualcosa. Esatto. Rinunciare non vuol dire non comprare mai cose belle. Vuol dire solo decidere in modo consapevole. Questo mi ha aiutato molto. Anche a me. Ora parliamo dei dialoghi con altre persone. Molti hanno paura di parlare di soldi. Soprattutto con amici o in famiglia. Sì, ma a volte è importante. Puoi dire per esempio, oggi non vengo, è troppo caro per me. Questa è una frase molto sincera. Esatto. Oppure, devo risparmiare in questo periodo. Queste frasi aiutano molto nella vita quotidiana. Prima cercavo scuse. Anch'io, ma essere sinceri è più facile e rilassante. Toglie molta pressione. Esatto. Ora parliamo di piccoli passi che aiutano ogni giorno. Piccoli passi sono per esempio prelevare meno denaro o fissare un limite giornaliero. Un limite giornaliero è una buona idea. Sì, un limite giornaliero significa darsi un confine. Per esempio, oggi spendo solo 20 euro. Questo aiuta a mantenere la panoramica. Panoramica è di nuovo una parola importante. Panoramica significa sapere quanti soldi hai. Se hai panoramica, hai meno paura. Esatto. Paura e denaro sono spesso legati. Se non sai quanti soldi hai, ti senti insicuro. A me ha aiutato a guardare regolarmente il mio conto. Anche a me. Non distogliere lo sguardo, ma guardare. Questo è importante. Anche se a volte è sgradevole. Esatto. Ora un punto molto pratico. Accettare aiuto. Molti pensano di dover fare tutto da soli. Lo pensavo anch'io. Ma accettare aiuto non è un segno di debolezza. Puoi dire, per esempio, ho bisogno di aiuto con il mio denaro. È una frase coraggiosa. Sì. Ma apre molte porte. Amici, famiglia o centri di consulenza possono aiutare. Non lo sapevo prima. Per finire vogliamo dirvi qualcosa di importante. Non siete soli? Esatto. I problemi di denaro fanno parte della vita di molte persone, soprattutto all'inizio in un nuovo paese. Prima di avviarci alla fine, vogliamo parlare un attimo con voi. Ci interessa molto sapere come avete vissuto questa puntata. Esatto.
Come avete trovato il podcast finora? Il tema dei soldi vi è stato utile? Oggi abbiamo parlato di molte cose. Dei soldi nella vita quotidiana, delle entrate e delle spese, del risparmio e dei problemi di denaro. Abbiamo anche condiviso esperienze personali e parlato di situazioni che molti di voi conoscono. Per esempio, fare la spesa, pagare le bollette, risparmiare ogni giorno o lo stress per i soldi. Ora vorremmo sapere quali parti vi sono state più utili. Erano le spiegazioni delle parole? O le situazioni quotidiane? O forse le storie personali. Scriveteci nei commenti cosa vi è piaciuto e cosa vi ha davvero aiutato. E con sincerità, c'è qualcosa che possiamo spiegare meglio? Forse qualcosa è stato troppo veloce o troppo difficile. Oppure desiderate ancora più esempi? Ci interessa anche quali temi desiderate per il futuro. Volete più podcast sui soldi, per esempio su risparmio, banca o contratti? Oppure vi interessano altri temi della vita quotidiana? Per esempio abitare, salute, scuola o lavoro? O forse brevi storie in italiano facile? Scriveteci quali temi vi aiuterebbero a imparare l'italiano. Facciamo questo podcast per voi. Il vostro feedback ci aiuta molto. Forse ascoltate il podcast mentre camminate, studiate o andate al lavoro. E forse questo podcast vi accompagna già da un po'. Allora grazie di cuore. Infine vogliamo riassumere brevemente ciò che è stato importante oggi. Il denaro è un tema che riguarda tutti. E parlare di soldi non è sempre facile, soprattutto in un'altra lingua. Ma con parole e frasi semplici diventa più facile, passo dopo passo. Oggi avete ascoltato molte parole importanti e imparato molte frasi tipiche. Per esempio su spesa, risparmio o problemi di denaro. Se volete, riascoltate la puntata o fermatevi e ripetete le frasi ad alta voce. Questo aiuta molto nell'apprendimento. E non dimenticate, non dovete parlare in modo perfetto. Importante è parlare e fare pratica. Ora siamo curiosi della vostra opinione. Come trovate il podcast? Cosa possiamo migliorare? E quali temi dovremmo trattare la prossima volta? Scriveteci pure i vostri pensieri nei commenti. Leggiamo tutto. Grazie per l'ascolto e per la partecipazione. E alla prossima puntata. A presto!